buon pomeriggio. Io ho deciso di vivere tra gli esseri più forti e fragili che ci sono nel pianeta Terra, che sono gli alberi. Nel senso che gli alberi hanno il potere, alcuni, di avere una vita millenaria, sono in grado di resistere al freddo, al vento, al gelo, però sono degli esseri che sono estremamente fragili, nel senso che non possono essere spostati dal luogo d'origine e spesso non riescono a reagire alla mala sorte. Popolano da sempre le campagne, ma gli antichi prati sembra che stiano retrocedendo di fronte al cemento. E vivendo in un luogo del genere, si può capire, in questo paradiso verde che mi sono un po' creato, si può avere la nostalgia, anzi la strana sensazione di avere la nostalgia di un passato che non si è mai vissuto. Questa sensazione è stata resa possibile dai racconti di mio papà. Giancarlo è un antico agricoltore di Parma che ha 88 anni. Giancarlo, chiaramente la maggior parte di voi, se non pochissimi, non lo conoscete, non lo potete conoscere. Mio padre, per identificare un attimo il soggetto, è molto molto simile, anzi quasi una sorta di alter ego del grande scrittore veneto Mario Rigoni Stern. Sapete quello che scrisse Il sergente nella neve, un mirabile romanzo nel quale veniva descritta la discesa, la dipartita degli alpini dal fronte del Don che andavano poi nell'Italia durante la Seconda Guerra Mondiale, durante la ritirata della Russia, ma non scrisse solo questo componimento, soprattutto questo componimento, ma ne fece anche altri, come per esempio Uomini, boschi e api, L'arboreto selvatico. Ecco, da tutti questi scritti traspare in maniera lampante, evidente, il profondo amore che lo scrittore veneto aveva non solo nei riguardi del suo altopiano d'Asiago, ma nei confronti dei boschi e nei confronti soprattutto degli alberi. Ed è lo stesso amore che mio papà Giancarlo ha avuto fin da bambino e ha maturato in età adulta, perché qui inizio anch'io, una ventina d'anni fa decidemmo di mettere a dimora, come è stato già precisato, attraverso dei fondi comunitari, 4.000 alberi, in una maniera direi abbastanza difforme rispetto a quello che è l'agricoltura, l'attività agricola ordinaria nella mia regione d'appartenenza. Infatti io vengo da Parma, dalla regione Emilia-Romagna. Vi ho detto inizialmente che io sono nostalgico di un passato che non ho mai vissuto. Forse la definizione più pugnace che ho avuto modo di assorbire nella mia vita di lettore, di nostalgia, la diede un filosofo tedesco all'inizio del Novecento, che disse che la nostalgia è il dolore della vicinanza del lontano. È una sorta di dolore quello che mi prese allorché mio papà mi fece vedere una fotografia. Questa fotografia mostra una cerimonia che è una fotografia in bianco e nero degli anni 40, siamo durante la Seconda Guerra Mondiale, e mostra una cerimonia che si dipana lungo la principale arteria della mia frazione. Infatti io abito a 7 km dal centro storico di Parma e al di là del fatto che se non c'era mio padre facevo veramente fatica a ricostruire l'esatta ubicazione del luogo, quello che mi è apparso veramente straordinario, però mi ha profondamente amareggiato, è il grande decoro estetico, spirituale, culturale, prima che ambientale, intendetemi bene, che c'era ai lati della via Emilia. Cioè tutto questo straordinario paesaggio campestre che era rappresentato dai filari di gelsi, dai fossi, dai fossati, dai vigneti e forse dal più antico esempio di biodiversità inconsapevole che era la piantata emiliana, in cui c'era il vitigno che semplicemente era accostato con l'acero campestre, con l'olmo, e questo sosteneva i filari. Ecco, questo paesaggio nel corso di 3-4 generazioni è andato tramontato, completamente tramontato, attraverso un'attività cementificatoria che non ha avuto precedenti, che ha avuto proprio caratteri eccezionali. E qui sollevo una piccola polemica personale in relazione a tutte quelle lamentazioni che io vedo in ordine alle sventure a distanza di carattere ambientale, botanico fuori dall'Italia, che sono legittime peraltro, assolutamente, però penso che sia altrettanto legittimo accorgerci della trave che abbiamo nell'occhio, in quanto l'azione cementificatoria, piratesca, predatoria ai danni della meravigliosa campagna italiana, ai danni della meravigliosa campagna emiliana, non ha avuto precedenti. Io vengo da Parma e un mio conterraneo
Bernardo Bertolucci, quando nel 1976 diresse Novecento, non è solo così la descrizione di due saghe familiari, ma è soprattutto un grande omaggio, uno straordinario omaggio a questa bellezza che è andata perduta. È una campagna emiliana che, soprattutto nelle zone periurbane, è stata quasi completamente cementificata, perdendo una delle sue caratteristiche prioritarie, che era uno dei suoi patrimoni, che è quello del corridoio, delle funzioni ecologiche, divenendo una sorta di eterna periferia quasi indefinibile. Io sono stato convocato davanti a voi per spronarvi, una call to action, per spronarvi a piantare degli alberi. Io ho iniziato 20 anni fa, ne ho piantati tanti, ne ho piantati più di 15.000. Piantare un albero dovrebbe essere intuitivamente, lo capiamo tutti, ma non in via esclusiva, un atto proiettato nei confronti del futuro, giustamente, ma si deve impostare questo principio sulla fede. Cioè nel senso che noi diamo la vita a degli esseri che molto probabilmente ci sopravviveranno. E non vi vorrei apparire paradossale quando vi dico un'altra cosa. Io ho piantato 15.000 alberi perché volevo proteggere il mio passato, il nostro, il vostro passato. E fateci ben caso che nel passato, il passato stesso, com'è che era conservato? Attraverso i libri, conservati a loro volta nelle teche delle biblioteche, ma libri e biblioteche essi stessi sono fatti di materia arborea. Ma questo pensiero, nato recentemente, ma l'idea nasce da una situazione particolare che ebbi modo di subire, di avere all'età di 10 anni. Io ritengo veramente di diritto di appartenere, sono un super parmigiano, ritengo di appartenere alla famiglia dei mammiferi stanziali proprio. E io avevo sempre l'abitudine di girare per i miei campi, di peregrinare, finché mi imbattei in un manufatto che dopo qualche anno ho saputo essere un manufatto archeologico. Questo è un frammento metallico di un deposito votivo, di un deposito cultuale. Siamo nell'età del ferro, siamo nel momento della infiltrazione etrusca nella mia regione, nella cosiddetta ribattezzata Etruria Padana, ma questo non ci deve interessare. La cosa straordinaria è che questo frammento faceva parte di un deposito fatto di lingotti di rame, lingotti di rame che recano impresso un segno, è un segno di fusione, il segno del ramoscello secco, che venivano buttate all'interno delle paludi. Ma la cosa veramente eccezionale ed è straordinaria è che questo metallo preziosissimo veniva volutamente adulterato con la presenza del ferro, e questo ci dà il punto di riferimento finale, cioè nel senso che questo era un atto di omaggio nei confronti di una divinità che si considerava presente all'interno di quella polla d'acqua, una divinità lacustre. Evidentemente questo terreno aveva una specifica destinazione in un lontano passato votiva, cultuale, forse anche sacrale. E io mi ricordo, quando feci la tesi in diritto romano, mi ricordo perfettamente questo termine, delle res sacre, cioè di quelle cose che sono sottratte alla libera disponibilità dell'uomo, una cosa che mi è rimasta pietrificata nella testa. E adesso è il momento di fare a voi una domanda: quali sono quelle cose, quelle res sottratte alla libera disponibilità dell'uomo? Quali sono quelle cose sottratte alla logica speculativa del mercato? Quali sono quelle cose che non si vendono, non si comprano? La risposta è semplice: niente. Si può vendere tutto, si può comprare tutto, ma questa è stata l'esatta identica domanda che per 3 o 4 anni tutti gli esimi rappresentanti del mondo di mezzo dell'immobiliare, gli agenti, gli speculatori, gli affaristi, i procacciatori, le società, le imprese di costruzione mi hanno fatto: ma perché lei Spaggiari, che ha 70.000 metri quadrati di terra che da agricola è diventata potenzialmente edificabile, non vende? Ma perché non lo deve fare? E allora io ho cominciato a farmi qualche domanda. La situazione era molto particolare, nel senso che, come avete visto, l'area aveva una sua specifica vocazione appunto sacrale. E questa situazione era nata anche appunto con la presenza di mia madre, che adesso non c'è più. Noi eravamo tutti coinvolti appunto in questo appunto pensiero appunto di non volere alterare appunto quello che era un'area che era nostra da tempo. Decidemmo appunto di fare appunto un'azione molto particolare, nel senso che io seguo fin da vicino un grande letterato tedesco che è Ernst Junger. Lui raccontava una cosa nel suo Trattato del Ribelle: se ti vuoi sottrarre ai dettami, ai legacci della società, devi ritornare appunto nei confronti del bosco. Cosa è stato questo ritorno al bosco? È stato un ritorno al bosco che non è stato fatto appunto fuori di metafora, ma è stato fatto materialmente. Infatti appunto noi, attraverso una piccola combricola di amici, abbiamo messo su
con 2 vanghe, una zappa, un filo, abbiamo voluto piantare, mettere in ordine altri 7.036 alberi. E questo appunto ha comportato un effetto assolutamente straordinario, perché là dove doveva esserci il solito quartiere residenziale, adesso c'è una famiglia di istrici. Là dove doveva esserci il solito cemento, adesso appunto là, come si può vedere, c'è un enorme bacino verde di circa 15.000 alberi per 13 ettari, con un vincolo ambientale che vorrei che fosse appunto perenne, appunto perché questa, come vedete, non è legname da ardere, ma è materia viva. E l'altra cosa straordinaria è là dove doveva esserci il solito asfalto, in realtà adesso c'è una fervente socialità, cioè nel senso che quasi tutti i pomeriggi sciamoli lì dei bambini, delle frotte di bambini, perché io ho voluto rendere l'area libera, l'ho voluta rendere accessibile a chiunque, cioè non ho voluto creare, erigere delle palizzate, delle recinzioni, dei muri, l'ho lasciato libero e questo ha avuto un ulteriore effetto positivo. Pensate al periodo che abbiamo vissuto, c'è stato il lockdown, poi c'è stata la graduale riapertura dell'Italia all'inizio di maggio e questo ha avuto un profondo ristoro spirituale nei confronti delle persone che hanno transitato lungo i miei campi, hanno avuto un grandissimo beneficio e di questo me ne sono compiaciuto, cioè nel senso che io ho scritto una lettera e davo menzione di questo mio sentimento nei confronti di questi avventori, di questi amici, dicendogli 2 cose molto semplici: non lasciate incuria dopo il vostro passaggio, ma soprattutto proteggete gli alberi, proteggete la campagna, la stessa campagna che invoca a voi l'esercizio del suo diritto principale, che è quello del silenzio, in quanto qui vige il regno degli alberi. E allora perché io e mio padre l'abbiamo fatto? Non certo perché siamo dei folli o perché siamo persone particolarmente generose o coraggiose o così improvvide da rinunciare a un'elevata somma di denaro. Non abbiamo fatto per tutto questo. Semplicemente, qui è una seconda domanda che potrei fare a voi, ma la terra ritenete veramente che sia un luogo? Pensateci, la terra è un luogo? La terra è un essere. E la naturale preghiera che questo essere rivolge a noi è quello della cura, è quello dell'attenzione e soprattutto quella della semplicità. Cura, attenzione e semplicità. Ed è una naturale preghiera che penso ognuno di noi possa accogliere. Grazie.